Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale Italiano sul divano. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Oggi ho proprio voglia di raccontarvi quello che mi è successo la scorsa settimana. Sono entrata in una libreria a Milano e ho visto un libro bellissimo in vetrina. Io l'ho guardato per 10 minuti, poi è arrivato Emilio, il mio compagno. Lui mi ha chiesto: "Ti piace?" E io: "Sì, lo vorrei comprare." Alla fine, sapete cosa ha fatto? Me lo ha regalato per San Valentino. In queste frasi ho usato dei piccoli aiutanti della lingua italiana, i pronomi. Io, lui, lo, melo. Vediamo come funzionano. Partiamo dalle basi. Se io dico io guardo il libro, io sono il soggetto che compie l'azione. Quindi si tratta di un pronome soggetto. Ma se dico Marco lo guarda, lo sostituisce il libro, quindi è un pronome oggetto. I pronomi soggetto sono io, tu, lui, lei, noi, voi, loro e indicano chi fa l'azione. I pronomi oggetto sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le, che indicano chi subisce l'azione. A loro volta i pronomi personali oggetto si dividono in diretti e indiretti. I pronomi diretti rispondono alla domanda chi, che cosa. Si chiamano diretti perché si collegano direttamente al verbo senza bisogno di preposizioni, quali a, di, da. Per esempio, guardo il film diventa lo guardo. Quindi i pronomi personali singolari sono lo, la e sostituiscono lui, lei o una cosa. I pronomi personali diretti plurali sono li, le e sostituiscono loro o più cose. Poi abbiamo mi, ti, ci, vi che sostituiscono me, te, noi, voi. Quindi se dopo il verbo non c'è una A, quasi sicuramente abbiamo bisogno di inserire il pronome diretto. I pronomi indiretti rispondono alle domande a chi, a che cosa. Si chiamano indiretti perché tra il verbo e il pronome troviamo la preposizione a. Per esempio, telefono a Marco diventa gli telefono. Quindi abbiamo il pronome gli che sostituisce a lui, le sostituisce a lei, mi, ti, ci, vi si usano al posto di me, te, a noi, a voi, loro o gli sostituiscono a loro. Come avrete notato, i pronomi mi, ti, ci, vi sono uguali ai pronomi diretti. Quindi come facciamo a capire se si tratta di pronomi diretti o indiretti? Dal verbo. Infatti, alcuni verbi vogliono l'oggetto diretto, altri quello indiretto. Per esempio, il verbo chiamare vuole l'oggetto diretto, quindi chiamo Anna diventerà la chiamo. Parlare, invece, risponde alla domanda a chi. Parlo ad Anna diventa le parlo. Il verbo vedere vuole l'oggetto diretto, quindi risponde alla domanda chi, che cosa. Vedo i ragazzi diventa li vedo. Il verbo dare vuole invece l'oggetto indiretto. Do il libro ai ragazzi diventa gli do il libro oppure do il libro a loro. Questa seconda forma è meno usata nel parlato. Se invece vogliamo usare sia i pronomi diretti che i pronomi indiretti nella stessa frase, come possiamo fare? Dobbiamo fondere i due pronomi. Quindi si parla di pronomi combinati. Ad esempio, nella frase dico la verità a te, questa frase diventa te la dico.
dove il pronome indiretto te sostituisce a te. Il pronome diretto la sostituisce la verità. Quindi il pronome indiretto ti si trasforma in te e viene seguito dal pronome diretto la. Proviamo a trasformare una frase insieme. Scrivo una mail a Paolo. Come diventa se usiamo i pronomi? Gliela scrivo, dove gli sostituisce a lui, la sostituisce mail e poi questi due pronomi vengono uniti dalla e. Questo succede solo alla terza persona, singolare o plurale. Riprendiamo l'esempio. Emilio regala il libro a me. A me diventa mi, il libro diventa lo. Quindi diventa me lo regala, dove mi si trasforma in me e poi aggiungiamo il pronome diretto lo, che sostituisce il libro. La i di mi, ti, ci, vi diventa e quando si unisce ad un altro pronome. Ti piace questa tazza? Te la presto, se vuoi. Ora individuate l'opzione corretta tra queste tre frasi. Lettera A, io lo dico a te. B, io te lo dico. C, io ti dico. L'opzione corretta è la lettera B. L'opzione A non è scorretta grammaticalmente, ma è meno usata nel parlato. Ricordate che la combinazione più breve è quella più utilizzata. Ora provate a riscrivere una frase con me. Do la mela a Paolo. Diventa gliela do. Com'è andata? Vi do alcuni esercizi che potete scaricare dal link in descrizione, così da potervi esercitare con i pronomi diretti, indiretti e combinati. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!